Allora ragazzi, meglio su questa qua ci faccio un video. Un mio cliente è venuto oggi, un cliente recente, ha acquistato da me un tablet Nintendo Switch giusto qualche settimana fa, e perché il suo tablet l'aveva mandato in riparazione in un altro centro. E questo centro sembra che non volesse per niente guardarla perché gli hanno chiesto una cifra piuttosto considerevole anche solo per aver aperto la console e guardato e basta, a mio parere, e dicendo che la console non era riparabile. Il suo problema è solo che non si collega alla TV, ma la console non è riparabile e punto. Quindi oggi vediamo se riusciamo a sistemarla e se è veramente non riparabile, come dice quest'altro centro di riparazioni, quale ha chiesto una quota piuttosto considerevole e senza aver praticamente toccato la scheda, secondo me. Dico questo perché intanto ho trovato danni. Il dissipatore è letteralmente piegato, ha preso una bella botta qua. Non so se sia questo di fabbrica, ma se è così di fabbrica non va per niente bene. Dovrò sostituirlo perché sul piano dritto, come vedete, va parecchio verso l'alto, quindi non va bene. O proverò, tanto il rame è un metallo molto duttile, si riesce a piegare, è malleabile, insomma, si riesce comunque a fare qualcosa. Quindi questo non è un grossissimo problema, però non è il massimo. Poi aprire la console e ritrovarsi con il dissipatore, che magari il dissipatore è posizionato qui, quindi potrebbe aver addirittura preso una botta il processore, quindi non va bene. E oltre al fatto che l'ho aperta, mancavano tutte le viti interne, non quelle esterne c'erano tutte, però quelle interne mancavano. Qua sulla piastra ce n'erano una qua e una qua, giusto che tenevano la schedina SD, un'altra qui e un'altra qua nell'angolo, insomma, giusto da tenerla chiusa. Polvere, chiaramente, che non è neanche stata pulita, niente, proprio zero. E in più, questo non so se però era un danno preesistente o no, la schedina dei giochi ha un dente piegato che sicuramente vabbè, creerà problemi durante la lettura dei giochi. Allora, io ho fatto una diagnostica veloce con la mia schedina, ok? Ho controllato tutte le letture qui, in modalità diodo, che mi dessero tutte le letture, insomma, ok? Del caso, che fossero connessi i piedini qua della porta, insomma. L'unica anomalia che ho trovato è stata questa qua, di meno, di più c'è. Aspettate che vi metto il multimetro a schermo, così vedete. Porta COM3, ok. Torniamo su OBS, ok, ci siamo. Molto bene. Allora, io qui adesso togliamo il bip, che così riuscite a capire. Questo è la massa e si vede. Questi due sono i dati che arrivano dal chip per la TV. 1 e 2 sembra che non siano collegati, ma in realtà poi vi faccio vedere. Questa è la corrente in ingresso ed è a posto. Questa è una data line, ok. Questo ok, questo è ok, questo è ok, anche questo è ok. Anche questi due sono data line del chip per la televisione, e poi c'è massa e massa. Anche di questa parte qua, massa, data line del TV, corrente. Questo qua, come vedete, non mostra niente, ok? Quindi c'è un'interruzione, anche qui c'è un'interruzione, qui siamo a posto, qui siamo a posto, siamo a posto. Questa è una data line e qui è ok. Ora, le data line del chip della televisione si collegano su questi filtri qua. Aspettate un attimo che vi metto sul microscopio. Come stavo dicendo, eccoli qua. Questi sono i filtri che mandano fuori il segnale video, ok, per la televisione. E ci sono delle coppie, ok, 5 coppie di segnale che poi vanno fuori sulla schedina. La schedina ha delle numerazioni, quindi A2, A3,
dopo c'è il segnale A10 e A11, A10 e A11, poi c'è il segnale B2, B3 e B10 e B11. Ok? Ci sono 4 coppie. La quinta è per i dati, non lo so, come si può dire, di detect, per il segnale che gli stai mettendo dentro il cavo, che la stai mettendo dentro in dock, insomma. Allora, quindi noi andiamo da prendere A2, ok? E andiamo qui sui filtri, ok? E andiamo a vedere qual è il filtro corrispondente, ok, dove viene fuori il segnale per A2. Andiamo a vedere se, aspettate, metto il beep così si sente anche, visto che sul microscopio non c'è. Allora, ripetiamo perché mi sa che non avevo un buon contatto. Allora, come si vede A2 sembra che non sia collegato a niente, perché potrebbe essere un discorso della porta USB che si è staccata dalla scheda. Adesso vediamo un attimo. Eccolo qua. A3 finisce qua, quindi A2 dovrebbe essere qui, ma non collega qui. Quindi è interrotta la pista, ecco perché non viene fuori il segnale video. Quindi dobbiamo andare a lavorare sotto l'USB-C e via discorrendo, quindi A2, A3, A10, A11, B1, no, B11, B10, B2, B3 sono collegate a 4 coppie, appunto, come ho detto, di questi filtri qua. Se avete dei problemi di comunicazione con la televisione, vi consiglio di andarvi a prendere una di queste schedine qui e verificare appunto la continuità fra i filtri e l'uscita sulla porta USB-C. Allora, l'ultimo centro di cui è stata, da cui è stata la console, ha detto che ha provato a fare qualche riparazione, sembra che non sia riparabile. Effettivamente vedo qua che la porta USB è un attimo sciolta, però le saldature mi sembrano ancora quelle originali, sinceramente. E anche la porta è ancora di quelle originali. Lo dico perché un'altra scheda, ok, che ho qui di scorta, come vedete, vediamo se riesco a mettere tutte e due sullo stesso, eccolo qua, vedete? È uguale la porta. Questa qui è una porta originale. Se vado a prendere un'altra porta nuova che ho, potrebbe comunque essere che abbiano usato, che abbiano trovato un fornitore per le porte originali anche, non si sa. Però quello che mi fa strano è appunto il discorso delle saldature, ok? Non puoi andare a dire sì, ho fatto il lavoro e poi, come vedete, le saldature sono praticamente identiche a quelle originali, ok? Questo vuol dire che non hai fatto il lavoro, hai solo tentato di scaldare un attimo la porta per vedere se tornava a fare le connessioni, hai fatto un reflow alla porta senza andare a nessuna conclusione, insomma. E questo qua, ecco qua, questo è il retro della porta nuova, come vedete, ok? Le porte nuove che ci sono in commercio sono diverse, ci assomigliano, ma non, le gambine qui, come vedete, queste gambine qui sono più corte rispetto a queste, quindi si nota la differenza. Quindi, cosa facciamo adesso? Adesso andiamo a fare quello che non hanno fatto loro. Vedo un sacco di flussante qui, ok? È pieno di flussante, non so se effettivamente sia flussante perché è ancora bello liquido, di solito il flussante diventa abbastanza denso, magari hanno usato un flussante no clean, di quelli che vabbè rimangono abbastanza liquidi. Quello che noto è che questo qua è stato cambiato, le saldature sono belle pulite, hanno sicuramente provato, o magari il precedente proprietario che aveva questa scheda qua, perché il centro ha detto che aveva già dei lavori precedentemente fatti, quindi magari hanno provato a sostituire questo per vedere il discorso della televisione, ma non ha molto senso. E come vedete anche ci sono i piedini dorati, cioè proprio non c'è nulla di strano qui, non si muove nessun piedino, ma
è una cosa un po', come dire, sospetta. Se vado a vedere, vediamo una scheda che ha ancora un M92, se ce l'ho attaccato originale, vediamo. Questa sembra che abbia ancora tutto originale, mai toccato. Ok, allora vediamo, le saldature sono un po' più scarne, nel senso di manca di saldatura. Magari anche questo è stato cambiato, però di solito non è così. I chip, quelli originali, vediamo, hanno questa tipologia di saldature qua, eccola qua. Questo è un esempio del P13 o P3, ok? Si vede lo stagno qui, ma si vede anche il rame ancora del chip, perché lo stagno non va ad abbracciare anche il rame sulle piazzole del chip, ma solo sotto. Ok, dopo averci dilungato un po' troppo sulle spiegazioni, ma preferisco darle, visto che mi hanno chiesto anche di fare un resoconto, quindi ho preferito così, a questo punto, con il video, facevo la spiegazione completa, così condivido il mio video con la persona interessata, che si va a vedere tutto. Allora, qui cosa facciamo? Facciamo classico, andiamo a inondare ehm, di flussante e andiamo a sparare aria calda da sotto al chip, sì, da sotto al chip, da sotto la porta. Adesso vediamo se riesco a dare un attimo più di luce. Ok, oriento per voi meglio il microscopio, così riuscite a vedere bene tutto. Allora, mettiamo un bel po' di flussante, gambine, un po' dappertutto, così. Questa qua sicuramente ha ancora lo stagno originale, quindi 230 gradi. Ok, e allora adesso andiamo sotto 450 gradi, perché di questa porta non ce ne può più fregare meno, probabilmente è anche danneggiata internamente. Andiamo a prendere aria calda, spariamo da sotto e togliamo la porta. Allora, come vediamo c'è una traccia danneggiata, nulla di grave, è riparabilissima, ed ecco il motivo per cui non si connetteva il televisore. Vediamo un po' qui la porta. No, sembra che forse se l'hai tirato via. Può essere che abbiano cambiato la porta senza cambiare lo stagno, senza far niente, però non abbiano neanche riparato la traccia. O per meglio dire, hanno sostituito la porta, ma come vedete c'è il piedino. Un attimo che mi metto sul banco che vado meglio, perché adesso sono in bilico. Ok, se notate, ok, ci sono i piedini qui che sono argentati, mentre il secondo qui, dove appunto non c'era la piazzola dove saldarsi, è ancora dorato. Quindi è probabile che abbiano cambiato la porta, magari utilizzando quella da un'altra console, ma senza riparare la traccia. E se non si riparano le piazzole, chiaramente, viva Dio, i segnali non passano se non c'è niente a cui saldarli. Quindi, ormai questa porta è abbastanza sciolta, quindi inutile andare a recuperarla. Buttiamo via e basta.
Qui adesso invece facciamo una bella pulizia. Andiamo a cambiare tutto lo stagno, a mettere su la piazzola nuova, a saldarci il filetto nuovo, così poi la console può tornare a mostrare immagini anche sulla televisione. Un lavoretto così semplice, ma probabilmente il centro di riparazione in cui è stata non fa microsaldature o non lo so. Comunque hanno fatto spendere soldi per niente. Se non erano in grado di farlo, bastava dirlo già da subito. È più onesto che dire ah ci ho provato ma non ci sono riuscito, ok dammi 150 euro così a caso perché il mio tempo è denaro. Sì, ma se non hai fatto niente, se hai solo aperto la console e detto no io non ci lavoro e poi l'hai richiusa, non ha molto senso andare a chiedere soldi, insomma, eticamente parlando. Però non sono qui per giudicare. Andiamo ad accendere solo il nostro saldatore e a fare il nostro lavoro. Ok, ok, ok. Allora ora andiamo a ricostruire quella pista che manca. Mini Dremel, andiamo a graffiare la superficie in modo da esporre il rame in questo modo e andiamo a metterci il nostro filo più sottile, non lo 0,1 ma lo 0,02, un quinto rispetto allo 0,01, così rimane bello, la porta rimane bella piatta e non c'è molto di cui preoccuparsi quando si appoggia la nuova porta, non c'è nessuno spessore in mezzo che impedisce di saldare correttamente la porta. Tanto non è una linea che porta corrente, è una linea che porta i dati, quindi non ha bisogno di essere grossa da morire. Mettiamo un po' di stagno qui. Ok, ora arriviamo col filo. Ho il tappetino che scotta. Prendiamo le pinze, così ho più precisione. Mettiamo un po' di stagno sulla punta del saldatore, giusto appena appena per aiutare meglio. Ecco fatto. Tutto qua. Sembra facile ma non lo è. Questa è tutta pratica. Mi serve la lametta, così tagliamo via l'eccesso. Ecco fatto. Ok, possiamo mettere via. Bene, e ora puliamo delicatissimamente con un pennellino e alcol isopropilico nella direzione del filo, in modo che così non si vada a spezzare. Puliamo i residui del flussante perché adesso ci va la maschera UV
e la maschera UV deve avere una superficie pulita. Pulita e sgrassata, altrimenti non attacca. Ok, prendiamo la maschera, la mettiamo. Ok, mi serve una goccia infinitesimale. Allora facciamo così. Mettiamo una goccia qui, basta, più che sufficiente. E poi con la pinza, con un paio di pinzette, piccole piccole piccole, queste sono un paio di pinzette che ho comprato di recente e sono fine tanto quanto quasi il filo con la punta, quindi sono perfette. Prendo un attimino di maschera e vado a ricoprire la saldatura che ho appena fatto, così una volta che passo sopra con l'UV si indurisce, diventa un tutt'uno con la scheda e il filetto non si stacca più da qua, perché sennò nel momento in cui vado ad applicare calore per rimettere la porta, lo stagno si scioglie, il filetto si stacca e siamo punti a capo. Ok, luce UV, ok, molto bene. E adesso, sempre con il mini Dremel, ok, ma senza farlo funzionare, io mi piace andare a grattare la superficie del filetto in modo da riesporre il filetto di rame, ma lasciarlo attaccato perfettamente alla scheda. Ok, così il rame è esposto e io ci posso comunque saldare ed è comunque incollato attorno. Quindi adesso non mi resta altro che andare ad applicare flussante e a preparare la porta per il suo nuovo alloggiamento. Se n'è venuto via? Ecco, questo è quello che succede quando, come vi ho detto prima, si scalda un attimo la zona, lo stagno si liquefa e il filetto se ne viene via. Quindi adesso cosa facciamo? Ripuliamo e rifacciamo. Molto bene, ora ci spostiamo a bordo banco e prepariamo la scheda. Scaldiamo la scheda per la nuova porta. Mettiamo un po' di luce, mettiamo a fuoco, ecco qua. Ok, aria calda, questa volta a 400 gradi, la porta è nuova e le saldature sono con stagno al piombo, quindi fondono
a temperatura più bassa, e quando siamo pronti, vediamo che tutto lo stagno si è liquefatto, eccetera eccetera, mettiamo un po' di flussante giusto per aiutare la saldatura in modo che venga fatta meglio. Lasciamo raffreddare e poi controlliamo tutto quanto. Ok, vediamo un po'. Ho messo sulla schedina e adesso controlliamo tutti i dati, vediamo se la porta è tornata a fare la sua buona connessione. Allora, puntale rosso a massa, andiamo a vedere. Queste qua sono quelle per la TV. E ci siamo. Andiamo sulla parte posteriore. Ci siamo. Ok, adesso andiamo a vedere le 4 coppie per la TV. Quindi A11, vediamo un po'. Questo suona e anche questo suona. Poi A3 suona e suona, quindi vuol dire che è collegato. Dopo B11 suonano tutti e due, quindi sono collegati. B3 e B2 suonano tutti e due, quindi sono tutti collegati. Adesso non ho motivo di credere che il segnale alla TV non ci sia. Quindi cosa facciamo? Facciamo così. Intanto puliamo. E laviamo con l'alcol isopropilico. Diamo una bella lavata dai residui che abbiamo fatto lavorando. Anche il retro della porta è perfetto, le saldature sono belle. Andiamo a pulire anche qua dove avevano messo, non so, flussante o qualcosa di simile. Così la scheda è bella pronta, bella pulita. Togliamo anche, già che ci siamo, la vecchia pasta termica che comunque deve essere sostituita. Ok. E adesso andiamo a prendere il nostro adattatore, così non serve neanche che la metto in dock. Andiamo a prendere il nostro cavo HDMI, il nostro cavo di alimentazione, però mi serve una batteria esterna per accendere la console e verificare. Allora, mettiamo una batteria, ok, gli diamo l'input, ok, così dovrebbe essersi accesa, e se va tutto bene ed è tutto in ordine, aspettate che mi serve anche l'alimentazione, se va tutto bene ed è tutto in ordine, adesso dovrei vedere un segnale, vediamo subito. No, non vedo nessun segnale. Riproviamo, a meno che la batteria non è scarica.
E facciamo così. Questa so che aveva della batteria residua perché la console si accendeva, aveva circa 40% di batteria. Proviamo con la sua batteria. Ok, ma facciamo anche così. La rimettiamo anche su, almeno da capire con lo schermo, no? Se si è accesa oppure no, tutto qua. Ok, schermo, retroilluminazione, non mi serve nient'altro. No, mi serve il pulsante, no vabbè, il pulsante di accensione non mi serve, si accende lo stesso da sola la console. Quindi facciamo questa prova qua, di nuovo accendiamo. Ecco, ok. Adesso la console si è accesa, può essere che ho il cavetto difettoso, devo comunque controllare. Quindi adesso la console si è accesa, andiamo a inserire, si è spenta e mi mostra un'immagine, aspettate un attimo che eccola qua ragazzi, ecco qua, la console è aggiustata. Aspettate un secondo che mi rimetto su OBS, che così riesco a vedere che cosa succede, perché adesso ho spostato la telecamera. Come ho già detto in altri precedenti video, ho bisogno di andarmi a prendere una capture card appunto per questi momenti, perché sennò continuo a muovere inutilmente il mio setup e ogni volta è un casino. Allora, vediamo un attimo, ecco qua. Ok, quindi la console adesso si va, nel senso si collega alla televisione, quindi quel problema è risolto. Adesso vediamo, così carica, ok, e così carica, ok, perfetto, benissimo. Quindi la console, la scheda almeno della console è riparata, è a posto e non ho più nessun problema. Cacciavite velocemente, quindi adesso l'unica cosa che dovrò fare è cambiare questa schedina qua, perché all'interno ha dei dentini piegati, quindi purtroppo non ci posso fare niente, magari funziona anche, la terrò io, se riesco a sistemarmi i dentini la tengo io come pezzi di cambio, e sistemare un attimino questo dissipatore qua, o meglio ancora prenderne un altro, che non mi fido troppo di questo, e niente, e la console come vedete adesso non si vede più, ma avete visto prima, come si è visto prima ha funzionato. Spero si sia visto anche dalle immagini con la webcam, che purtroppo non ho nulla di fisso. Mettiamo su il cavetto qua così riusciamo ad accendere e spegnere lo schermo senza troppi problemi. Tanto la scheda funziona, quindi non ho motivo di andare a togliere di nuovo la scheda dalla console. E niente ragazzi, direi che questo video lo posso anche concludere qui. Il lavoro è stato fatto, è un peccato che ci siano ancora centri di riparazione che ti chiedono soldi senza aver tentato
neanche una semplice riparazione. Se non sei in grado di fare delle microsaldature, basta dirlo subito, il cliente va da un'altra parte e magari i soldi sono spesi per una persona che ha fatto effettivamente qualcosa alla scheda. Magari qui, come ho detto, è stato tentato di sistemare la porta, magari, come ho detto, magari ne hanno messa una nuova, però non ha molto senso rimettere una porta nuova se vedi che le piste sottostanti non esistono più, si sono spezzate o cosa. Chiaramente non potrà mai funzionare bene. Ma vabbè, almeno avvisare il cliente che non sei in grado, che c'è questa cosa qua. Se vuole tentare, bene, se non tenti, pazienza. Capisco il discorso della quota fissa. La quota fissa ce l'ho anch'io, ok? Ma solo ed esclusivamente nel momento in cui ci metto le mani. Se il cliente, io vedo già dalla diagnostica se posso fare il lavoro oppure no. Se posso fare il lavoro, io devo essere sicuro di quello che faccio e delle mie competenze. Quindi quando vado a fare la diagnostica so per certo al 100%, non al 99% perché non basta, al 100% se posso risolvere questo problema oppure no. Altrimenti lascio decidere al cliente che cosa fare. Perché se poi ci metto le mani, chiaramente deve essermi pagata la manodopera, tutto qua. È una mia, come dire, è una mia mentalità. Se ci metto le mani è giusto pagare. Se, visto considerato che ci sono comunque tecnici bravi, fate una diagnostica fatta bene nelle vostre competenze, se vedete che è un problema risolvibile, bene, fate pagare il cliente, se no porelli, quelli che si trovano a dover spendere magari 100 euro da una parte, 50 da un'altra, e poi arrivano alla quarta, quinta opzione che ti dicono no vabbè ormai ci ho speso troppi soldi, la butto via e ne compro un'altra, perché ci ho speso già troppi soldi. A me questo dà fastidio, tutto qua. Bene, congetture a parte, pensieri così profondi a parte sulla natura delle riparazioni delle console. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale per vedere altri video di questo tipo e andate a vedervi sotto i link in descrizione e se vi serve una riparazione basta che mi scrivete, mi contattate, ci sono tutti i link in descrizione possibili per poter contattarmi e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti!